Se resti con me, oggi ti mostro come fare questo narciso ad uncinetto in modo semplice e veloce. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love. La settimana scorsa vi ho mostrato come fare la gerbera. Oggi facciamo insieme il narciso e nel tutorial della settimana prossima vi mostro come creare in modo semplice una composizione di fiori da appendere al muro. Per quanto riguarda tutti gli altri fiori, ho creato una playlist in cui trovate tutti i tutorial di fiori che vi ho fatto in questi anni, ve la lascio linkata nella descrizione del video nel primo messaggio fissato. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Ovviamente per fare questi fiori potete utilizzare qualunque filato vi piaccia di più. Io ho usato il Luxor di Ispe e il Basic Cotton di Un Filo di Passione e sono cotoni molto simili, tutti e due da usare con uncinetti da 2,5-3,5. Sono gomitoli da 50 grammi, tutti e due lunghi 125 metri. Per fare questo fiore ho usato un uncinetto da 2,5 mm. Se volete utilizzare anche voi questi filati, nella descrizione del video vi lascio i link. Iniziamo facendo un anello magico e lavoriamo 10 punti bassi nel cerchio. Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso. 3 catenelle che sostituiscono un punto alto e lavoriamo altri 4 punti alti nel punto in cui abbiamo chiuso con il punto bassissimo, prendendo solo il filo davanti del punto. 1, 2, 3, 4 e passiamo al prossimo punto e nel prossimo punto lavoriamo solo nel filo dietro del punto e lavoriamo 3 punti alti. 1, 2, 3 e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. In un punto lavoriamo solo nel filo davanti del punto e lavoriamo 5 punti alti. E nel punto successivo lavoriamo solo nel filo dietro del punto e lavoriamo 3 punti alti. E ripetiamo così per tutto il giro. Alla fine del giro lavoriamo 2 catenelle e un punto bassissimo nel primo punto. Nel primo punto del giro abbiamo lavorato nel filo davanti del punto, quindi dietro c'è il filo dietro disponibile, qui. E qui lavoriamo un punto bassissimo. Ed ora sul retro del lavoro ci sono i fili dietro di tutti i punti in cui abbiamo lavorato nel filo davanti. Questo in cui abbiamo fatto il punto bassissimo, questo, 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 in totale sono 5 e quindi lavoriamo 5 archetti da 5 catenelle. 1, 2, 3, 4,
5, un punto bassissimo nel prossimo punto libero. Qui abbiamo lavorato nel filo dietro, quindi non c'è il filo è subito dopo e lavoriamo un punto basso e ripetiamo così: 5 catenelle, un punto basso nel prossimo punto. Nel prossimo punto in cui vediamo il filo disponibile. E alla fine chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto bassissimo, dove inizia il primo archetto. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Questo è il davanti, il dritto del lavoro. Sul rovescio abbiamo 5 archetti di 5 catenelle e in questi 5 archetti lavoriamo i 5 petali. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore e iniziando da uno degli archetti lavoriamo un punto basso, un mezzo punto alto, un punto alto, 5 punti alti doppi, 2 volte filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, avviciniamo i punti per fare spazio nell'archetto, un punto alto, un mezzo punto alto e un punto basso e un punto bassissimo nel punto basso tra gli archetti. E questa è la ripetizione che ripetiamo per tutto il giro. Quindi adesso passiamo al prossimo archetto, iniziamo con un punto basso, poi lavoriamo un mezzo punto alto, 5 punti alti doppi, un punto alto, un mezzo punto alto, un punto basso e un punto bassissimo nel punto basso tra gli archetti. E ripetendo in questo modo lavoriamo tutto questo giro. Una volta lavorato tutto il giro, lavoriamo un ultimo giro. Iniziamo con un punto bassissimo nel punto basso del giro precedente, una catenella, saltiamo un punto che è il mezzo punto alto e nel punto successivo lavoriamo un punto basso. Nel prossimo punto 2 punti bassi, 1, 2, poi lavoriamo un punto basso e nel punto successivo lavoriamo un mezzo punto alto, 2 punti alti, due catenelle, un punto basso entrando sotto la catenella del punto, qui, e lavoriamo un punto basso e un mezzo punto alto nello stesso punto, un punto basso, 2 punti bassi nel prossimo punto,
un punto basso, una catenella, saltiamo un punto che è il mezzo punto alto e lavoriamo un punto bassissimo nel punto basso e un punto bassissimo nel punto bassissimo del giro precedente. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questo giro. Quindi un punto bassissimo nel punto basso, che è il prossimo punto, un punto bassissimo, una catenella, salto un punto basso, due punti bassi nel prossimo punto, un punto basso e nel punto successivo un mezzo punto alto, due punti alti, due catenelle, un punto basso nel punto alto e un mezzo punto alto nello stesso punto, un punto basso, due punti bassi nel prossimo punto, un punto basso, una catenella, salto un punto bassissimo nel punto basso e un punto bassissimo nel punto bassissimo del giro precedente. E ripetendo in questo modo lavoriamo anche tutto questo giro. Un punto bassissimo tra i petali, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Infiliamo la codina di filo in un ago senza punta e nascondiamo il filo attraverso i punti. E il fiore è pronto e insieme a tanti altri fiori diversi lo possiamo usare per creare delle meravigliose composizioni. Vi ricordo che la settimana prossima vi mostro come creare delle composizioni con un legnetto come questo o con i telai per il ricamo. Fatemi sapere se questa idea vi piace e soprattutto fatemi sapere se vi piace di più la gerbera della settimana scorsa o il narciso di questa settimana, o se vorreste vedere altri fiori diversi. Nel tutorial della settimana prossima vi mostro anche come unire i pezzi insieme e come fare la foglia. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial. Ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!